Ciao ragazzi, siamo finalmente tornati con un nuovo video. In questa lezione vedremo in particolare come passare da essere principianti a diventare dei veri e propri ninja con il software Agisoft Metashape. Prima abbiamo selezionato tutte le foto, dopodiché abbiamo premuto la combinazione CTRL+E e quindi adesso andiamo a fare l'esportazione di tutte queste fotografie modificate in formato JPEG. Quindi andiamo a selezionare la cartella video e quindi inseriamo un'altra cartella che si chiama Immagini San Giovanni. Ed eccoci qua, il processo finalmente si è concluso. Ci spostiamo quindi su Agisoft Metashape. Quindi per iniziare possiamo vedere innanzitutto i vari menu che possiamo trovare. Quindi prima di tutto abbiamo il menu file dal quale si possono creare nuovi progetti, aprirne alcuni già creati, importarne dei nuovi, salvare il progetto esistente, salvare con nome e poi ci sono ulteriori impostazioni per esportare, importare o aprire dei progetti già appunto creati. Arrivati a questo punto possiamo creare il nostro nuovo progetto, quindi già di default come lo apriamo Metashape ci mette a disposizione questa interfaccia. Quindi qua sulla sinistra abbiamo il workspace dove all'interno abbiamo i nostri chunks che praticamente sono dei raccoglitori di foto. Arrivati a questo punto posso procedere facendo doppio clic sul primo chunk. Vedrete che qua sotto mi si aprirà un pannello con tutti i dettagli relativi a questo primo chunk e quindi cliccando col tasto destro potrò praticamente andare a fare clic su Add e quindi su Add Photos. Seguendo questa procedura io potrò andare appunto nella mia cartella che abbiamo chiamata San Giovanni, Immagini San Giovanni Laterano. E adesso l'apriamo. Anche in questo caso se voglio posso selezionare la prima fotografia e poi premo la combinazione CTRL più il tasto A per selezionare tutte le fotografie che appunto fanno parte di questa cartella. Oppure in alternativa posso importare direttamente la cartella. Quindi anziché fare questa procedura posso fare clic col tasto destro, Add Folder. Quindi la stessa cosa avviene anche in questo caso. Chiaramente mostrando solo le cartelle le foto non si vedranno, però io posso fare clic su selezione cartella per aprire tutte le 27 fotografie. Premo sul tasto OK e quindi mi troverò qua sotto tutte le 27 fotografie che abbiamo esportato poco fa. Potrò tra poco vedere che questi parametri si aggiorneranno subito dopo la fase di allineamento. Ci sono quindi due modi per allineare queste fotografie. Allineare cosa significa? Creare una nuvola tridimensionale ottenuta appunto dalle diverse inquadrature che abbiamo applicato durante gli scatti fotografici. Quindi queste diverse inquadrature ci consentono di ottenere delle viste da più direzioni, quindi di collocare i nostri punti nello spazio. Arrivati a questo punto non ci rimane che allineare queste fotografie per ottenere la nuvola di punti. Quindi vado su Workflow. Posso fare clic su Align Photos sempre da questo pannello, quindi Workflow tipicamente è il pannello che contiene tutti i comandi fondamentali che noi utilizzeremo per ricostruire il nostro modello 3D. Poi ce ne sono altre, View riguarda i pannelli, quindi Workspace che è questo di sinistra, Timeline, voglio vedere una timeline, cioè come si sviluppa durante il tempo, i riferimenti, posso vedere le proprietà, che è questo di sotto, le foto che è quest'altro, la console, troviamo qua in basso a destra se vogliamo digitare un comando in particolare, questo è più per sviluppatori, e poi ci sono anche altri pannelli che posso applicare, full screen ad esempio se voglio fare una registrazione in questo caso oppure un'operazione a tutto schermo. Quindi proseguiamo e dicevamo senza perderci in chiacchiere che da Workflow possiamo fare clic su Align Photos oppure possiamo fare clic col tasto destro sul chunk 1, andare su Process e fare clic su Align Photos, quindi allinea le foto. Quindi facciamo clic in questo caso da questo pannello e se voglio posso impostare la qualità,
insomma l'accuratezza della nostra ricostruzione. Questo dipende un po' dall'hardware che abbiamo all'interno del nostro computer e quindi praticamente fondamentalmente dipende dalla potenza, quindi più il nostro computer è prestante, più io potrò salire di livello fino ad ottenere, diciamo, una nuvola di punti il più densa possibile. Però non sempre ci serve una nuvola così densa, nel senso che Metashape, come i vari programmi di fotogrammetria, tendono solitamente a sovradimensionare la dimensione di questa nuvola di punti. Quindi per dei modelli molto marcati, come in questo caso, se voglio ottenere un modello molto essenziale e non ricco di dettagli poco significativi, in questo caso io utilizzerò ad esempio un'accuratezza media, perché per avere un modello ricostruito più velocemente e per avere una maggiore approssimazione nella ricostruzione, dato che si tratta prevalentemente di superfici lisce, quindi non di superfici ruvide dove apprezzare appunto un dettaglio. Dunque possiamo fare clic su ok per avviare la ricostruzione. Noteremo subito che avremo qualche problemino, che avevamo attivi la preselezione generica. La preselezione generica è uno strumento che ci consente di velocizzare le ricostruzioni quando abbiamo un numero di fotografie maggiore di 100. Quindi in questo caso clicchiamo su questo segno di spunta e lo deselezioniamo. Dopodiché andiamo su resetta l'allineamento corrente per far ripartire appunto la generazione della nube sparsa. In questo caso sono state allineate solo 11 fotografie, c'è qualcosa che sta andando storto. Quindi in questo caso, niente paura, andiamo dal pannello Tools, riguardo agli strumenti, e vado quindi su Preferenze e controllo che tutti i valori appunto che sono stati impostati che siano quelli corretti, quelli esatti, insomma. Da questo stesso pannello, se vogliamo, possiamo modificare anche la lingua, ad esempio, il tipo di visualizzazione di default, quindi il pannello che vediamo qua sulla sinistra, il colore del tema, diciamo, se scuro oppure chiaro, oppure il classico, e quindi abbiamo delle scorciatoie che possiamo personalizzare da questo pannello, quindi inserendo appunto le nostre combinazioni preferite. GPU, nel mio caso è consigliabile utilizzare la Nvidia Quadro, conviene selezionare solamente la GPU utilizzata. In alternativa, se voi non avete, se avete una scheda video integrata, dovreste schiacciare sia sul pulsante della scheda video integrata che su quello della CPU, perché il processore in questo modo aiuterebbe appunto la scheda grafica integrata a sopportare eventuali stress. Poi vediamo il pannello avanzato. Ci sono degli elementi che ci aiutano eventualmente a generare mappe satellitari oppure collocare le camere nello spazio modello in funzione ad un file che già possediamo, quindi che abbiamo già utilizzato sul campo. Quindi qua sembra che vada tutto bene. Posso però inoltre andare sempre dal pannello Tools e selezionare anziché le preferenze il pannello Camera Calibration. Da qui posso verificare appunto pixel size, che è la dimensione del nostro pixel, come vedete essendo quadrato è uguale, la focale che ho utilizzato e quindi insomma che tutte le fotocamere siano state appunto inserite correttamente. Quindi arrivati a questo punto potremo provare a ripetere l'allineamento utilizzando anziché il valore medio il valore alto, quindi vedere un po' come cambia la situazione. In questo caso vedrete quindi che sono state appunto allineate molte più camere rispetto a prima, quindi in particolare si è creata una prima nuvola di punti, come vedete. Qua in basso potrete vedere tutte le fotografie che sono state eventualmente allineate e in effetti sono state allineate tutte le foto. Come vedete, adesso che si è aggiornato il pannello, abbiamo camere, sarebbero appunto le
i punti di presa che sono stati memorizzati dal software, e su tutte le camere sono state riconosciute tutte le 27 fotografie. Quindi arrivati a questo punto possiamo lasciare le coordinate locale che potremo controllare anche da questo pannello che si chiama riferimenti. Quindi posso andare a verificare da questa segno di chiave inglese che appunto siano state utilizzate le coordinate che io appunto ho utilizzato. Nel mio caso ho fatto delle fotografie con una macchina fotografica con una reflex che non aveva il GPS, quindi questa è una ricostruzione un po' atipica, una ricostruzione un po' estrema, perché le coordinate GPS aiuterebbero notevolmente nella ricostruzione del nostro modello. Quindi possiamo mettere eventualmente che io avessi le coordinate VGS. Nel nostro caso, pur essendo un modello all'interno di una chiesa, non ha bisogno di coordinate. Quindi eventualmente poi posso inserire il sistema di coordinate del posizionamento degli apparecchi fotografici, oppure eventuali marker che ho inserito sul campo, e nel caso però solamente che li avessi fotografati. Quindi in questo caso posso premere su OK, lasciare un po' tutta la ricostruzione com'è, quindi posso già intuire la presenza di una sagoma all'interno del nostro spazio modello. Quindi questa vista, come vedete, è una vista in prospettiva, quindi tra poco vedremo come aggiornare, far diventare questa vista poi una vista ortogonale. Quindi come potrò fare per cambiare questa vista? Vediamolo già da subito. Se tengo premuto il tasto Ctrl e muovo la rotellina del mouse, come vedete cambierà il numeretto che c'è qui a fianco a prospettiva. Quindi siamo andati da 30 a 25, ora a 20, 15, 10, 5 e adesso siamo entrati in una vista ortografica. Quindi una proiezione che è esattamente ortogonale al nostro modello. Effettivamente torna tutto, perché la nostra vista, abbiamo detto iniziale, è di tipo frontale rispetto appunto all'altare. Infatti a questo punto possiamo ottimizzare questo allineamento facendo clic su questa stellina. Ci dice appunto cosa vogliamo fare per ottimizzare queste camere. Quindi posso selezionare questi 3 valori che riguardano le lenti e quindi premere su OK per ottimizzare appunto l'allineamento di tutti i punti. Teniamo conto che sono stati posizionati 477 punti per ora, e adesso, dopo che ho fatto l'ottimizzazione, posso fare 2 cose. La prima è quella di ripetere l'operazione di allineamento e vedere se il software possa trovare appunto più punti per arricchire questa nuvola sparsa. Quindi lo faccio immediatamente, ricordandomi di deselezionare la preselezione generica e di non resettare appunto l'allineamento corrente. Quindi tutti questi checkbox li tengo disattivati. Premo quindi sul tasto OK per vedere se la situazione è cambiata. In questo caso non è cambiata. Perché non è cambiata? Perché ho poche foto. Se avessi avuto tante foto, molto probabilmente questa nuvola sarebbe arricchita. Questa procedura che vi ho mostrato si chiama allineamento incrementale. Arrivati a questo punto posso selezionare il file, quindi vado su File e vado su Salva come. In questo caso è disabilitato il salvataggio perché sto utilizzando una versione demo del software, però in alternativa potrete registrare la licenza. Quindi per registrare la licenza si va su Help, aiuto, e poi vado su Attiva il prodotto. Qua potete inserire appunto il codice, quindi ci sono diversi modi per registrare il prodotto.
c'è una licenza trial di 30 giorni, c'è la possibilità di acquistare il prodotto, quindi di inserire il codice per averlo, diciamo, in maniera illimitata, fino ad un certo aggiornamento credo ci sia come limite, però diciamo che è molto in là nel tempo. Dopodiché posso inserire all'interno di questi campi anche un eventuale codice nel caso che mi fosse concesso un periodo di trial più lungo rispetto a quello di 30 giorni. Oppure posso continuare ad utilizzare Metashape in versione demo, cioè in versione dimostrativa, per far vedere quello che può ricostruire. Quindi andiamo avanti e apriamo il pannello workflow, e per ricostruire la fase successiva mi affido allo strumento Build Dance Cloud. Questo strumento però tende fondamentalmente, come dicevamo prima, a sovradimensionare la nube sparsa, producendo una nube densa che è una nube molto più fitta rispetto alla prima. Quindi in questo caso ci interessa verificare che sia attivata la qualità alta, il filtro aggressivo, perché non vogliamo un filtro delicato con dei dettagli appunto che non sono presenti su una superficie liscia, e quindi attivo il flag su calcola i colori dei punti e su calcola la confidenza appunto di questi punti. Dopodiché premo sul tasto OK e si avvierà un ulteriore processo. Qua in alto, come vedete, in questa toolbar, appunto parla degli strumenti, in questo momento è selezionata la point cloud, cioè la nube sparsa. Invece se clicco su questo pannello si attiverà un'altra nuvola che si chiama dense cloud in questo caso, o nube densa. Questa nube è una nube diversa rispetto alla prima. In questo caso, come vi dicevo, generando un numero molto elevato di punti ed essendo così poche le foto, genera un po' un modello che è un po' che ha degli artefatti, ha delle situazioni un po' imprecise che appunto non ci soddisfano pienamente. Quindi cosa fare in questo caso? In questo caso, se ho poche fotografie e se la ricostruzione è insoddisfacente, potrò utilizzare un metodo alternativo, ovvero creare le mesh dalla nube che più appunto mi dà affidabilità. In questo caso questa sembra più approssimata e sembra darci maggiore affidabilità come proiezione, però effettivamente guardandola bene ci accorgiamo che forse le colonne, per meglio dire, non sono molto evidenziate. Quindi potremmo fare una ricostruzione sia utilizzando il metodo tradizionale, cioè dalla nube densa alla mesh, oppure un'altra ricostruzione utilizzando un metodo secondario, quindi utilizzando la mesh creata dalla nube sparsa. Quindi nel primo caso analizzeremo, abbiamo detto, la mesh dalla dense cloud. Nel secondo caso dalla nube sparsa. Quindi non perdiamo tempo, andiamo subito a generare la mesh. Quindi vado su workflow e faccio clic sullo strumento build mesh. In questo caso vado a controllare che tutti i valori come al solito siano impostati come alti. Utilizzo la dense cloud che ho generato poco fa con la nube densa e controllo che i valori siano sempre alti, valori di qualità. In questo caso valori avanzati, nel pannello avanzate posso vedere anche i valori di interpolazione che mi dà la possibilità di
ricostruire esattamente solo però dove c'è la dense cloud. In alternativa posso usare extrapolated, che praticamente mi dà la possibilità invece di costruire anche dove non c'è, però questo tenderebbe a ricostruire anche tra una colonna e l'altra e quindi a creare tutto una specie di bolla chiusa, e quindi non è il nostro caso. Lasciamo questo come parametro preimpostato e quindi calcoliamo il colore dei vertici. Andrei avanti, premo su ok e vedremo qual è il risultato. Quindi questo, abbiamo detto, era la dense cloud originale e questo il modello che è stato ricostruito, un modello che è un po' deficitario. Invece andiamo nell'altro pannello e quindi possiamo provare a fare clic su workflow e andare su build mesh, in questo caso però utilizzando le mappe di profondità, che sono quelle che ho ottenuto dalla nube sparsa, questa che vediamo dietro. Faccio clic su ok per vedere cosa succede in quest'altro caso. In questo caso è stato creato, come vedete, un modello molto più approssimato, però c'è qualcosa che non torna perché le colonne tuttavia non sono venute fuori. Quindi cosa sarà successo? In questo caso abbiamo un modello molto più rudimentale e poco preciso. In quest'altro caso abbiamo un modello molto più approssimato, però che manca appunto di elementi di dettaglio. Quindi procediamo utilizzando un altro dataset alternativo che ho creato per voi, che ci consentirà appunto di ricostruire questo modello. Quindi apriamolo assieme, creo un nuovo chunk, quindi vediamo un po' di comandi, clicco qua in alto a sinistra, add chunk, ci vado sopra, faccio clic col tasto destro, add photos e aggiungo appunto le fotografie. Abbiamo detto prima, abbiamo salvato le fotografie alternative che ho fatto per questo progetto. Quindi vado a selezionarle tutte, faccio clic sul tasto apri. Alcune volte utilizzare delle fotografie che sono troppo modificate può creare qualche problema a Metashape, che magari ha dei problemi di riconoscimento dei colori, quindi in alcuni casi magari è bene utilizzare anche gli scatti direttamente come sono venuti fuori. Quindi questo è uno di quei casi probabilmente. Quindi ripetiamo l'operazione di allineamento. Quindi ripartiamo dal principio, creiamo appunto la nostra nube sparsa. In questo caso abbiamo avuto delle problematiche perché abbiamo utilizzato dei dataset davvero esigui, cioè con un numero di foto davvero limitate e che quindi ci possono dare notevoli problemi. Quindi vi consiglio sempre di fare molte più fotografie rispetto a quelle che sto utilizzando io in questo caso. Quindi come vedete in questo caso è stato ricostruito correttamente tutto l'altare, a differenza delle casistiche di prima. Vi faccio rivedere le nubi create precedentemente. Questa è la nube sparsa delle mesh create appunto dalla Sparse Cloud, poi erano di una qualità davvero bassa, e questa invece è la nube sparsa dell'altra. Quindi sono delle nubi che hanno solamente 477 punti. Invece utilizzare delle foto idonee ha consentito appunto la ricostruzione di una nube che è molto più fitta. In questo caso ha 14.000 punti. Quindi cosa possiamo fare in questo caso? Disattiviamo i primi due gruppi di foto, i primi due chunks, si chiamano così,
Cliccando sul primo col tasto sinistro, poi premo il tasto CTRL e faccio clic anche sul secondo. Se clicco qua sopra sul tasto meno, li posso disattivare, quindi sto dicendo al software di non considerarli. A questo punto posso rinominare il chunk 1 e chiamarlo appunto, come abbiamo fatto prima, mesh ottenuta dalla Dance Cloud ad esempio. E poi faccio clic sopra col tasto destro e vado su duplicate per copiare esattamente questo primo chunk. Selezionando questo chunk, se faccio clic sul tasto F2, posso cancellare, nominare questo titolo, chiamandolo chunk 2 magari, mesh from sparse cloud, che sarebbe la nube sparsa. Quindi già ho le idee chiare. Dal primo vado a creare dal pannello workflow la nube densa, quindi non sto a farvi rivedere di nuovo le stesse cose, comunque le vedete. Faccio clic sul tasto ok e vado a creare quasi istantaneamente una nube densa. Siamo arrivati quasi alla fine della generazione delle mappe di profondità. Se premo il tasto del tile posso vedere anche l'andamento, diciamo, in tempo reale del processamento dei vari chunk. Appunto è arrivato alla 27esima fotografia, come vedete, quindi sta concludendo il procedimento e quindi adesso sta generando la nube densa. Ed eccoci qua, la nube densa è stata generata. Come potete vedere è una nube densa davvero molto più dettagliata rispetto alla precedente. Lavoro anche molto accurato per quanto riguarda appunto questi elementi decorativi, considerando naturalmente il bassissimo numero di foto. Quindi la soluzione alternativa quale sarebbe? Quella di creare, come dicevamo prima, la mesh direttamente senza passare dalla Dance Cloud. Quindi arrivati a questo punto, anzitutto posso gestire la Dance Cloud e sfoltirla come volevamo fare prima. Quindi vado dal pannello Tools, Dance Cloud e seleziono appunto il filtro tramite confidenza, quindi da 0 a 10. E così posso eliminare tutte queste parti eventualmente che hanno una bassa confidenza. Quindi posso disattivare adesso i punti di presa e mi accorgerò che questi punti, tutti questi punti, sono dei punti che hanno una bassa confidenza. Posso decidere se eliminarli, quindi facendo questa procedura, li seleziono, li elimino, dopodiché riattivo, resetto il filtro e mi compariranno appunto i punti che sono più affidabili in assoluto. Quindi questi dovrebbero essere i punti maggiormente affidabili relativi alla nostra ricostruzione. Arrivati a questo punto non ci rimane che creare le mesh, che sono le superfici solide, perché questi, come vedete, sono soltanto dei punti. Quindi, come procedere? Andiamo dal pannello Workflow, andiamo su Build Mesh e creiamo la mesh. Come abbiamo visto prima, la mesh la posso creare in questo caso per la Dance Cloud, che è questa nube che vediamo densa, composta da 4 milioni di punti. Prima, se ricordate, erano 16 milioni, se non erro. E quindi lasciamo impostati questi valori alti, come già vi ho descritto prima, e premo sul tasto ok per procedere.
Qua nel pannello, ad esempio, il software ci dice che serviranno circa 4 minuti per completare questo processo di ricostruzione delle superfici. Questo procedimento specifico creerà appunto delle superfici che andranno ad avvolgere tutti questi punti. Ad esempio, in corrispondenza della colonna, immaginate un foglio magari di cartoncino che va tutto a ricoprire questi punti, collegandoli appunto nello spazio. E quindi adesso c'è un processo di decimazione che serve per sfoltire, diciamo, il numero di poligoni che compongono queste mesh. Infine viene calcolato il colore dei vertici. Dunque andiamo a vedere finalmente la mesh che è stata ricostruita, ed è questa, della seguente. Quindi da queste poche fotografie è venuto fuori questo modello tridimensionale. Chiaramente le fotografie sono, come dicevamo prima, davvero poche, e questo in qualche modo ci conferma il fatto che la fotogrammetria non è un gioco, è un qualcosa che va preso seriamente. Quindi possiamo confrontare questo risultato eventualmente anche con il risultato ottenuto dalla nube sparsa, che adesso andremo a calcolare, ma nel frattempo vogliamo magari ritoccare, utilizzando questi strumenti in alto di selezione, questo modello, eliminando queste superfici di troppo che sono rimaste. Dopodiché, come vi dicevo prima, vado a confrontare questo risultato con la nuova ricostruzione, che adesso farò utilizzando solamente questa nube. Quindi vado su workflow, build mesh, in questo caso uso le mappe di profondità. Prima vi ricordo che ho usato la nube densa, in questo caso vedete mi dà solamente come opzioni le mappe di profondità. Utilizzando questo metodo, utilizzando un filtro aggressivo, vedremo cosa riusciremo ad ottenere. E quindi il primo caricamento è stato ultimato. Adesso, come al solito, viene generata la mesh. In questo caso questo procedimento richiederà un po' più di tempo, 5 minuti circa, perché viene generata in maniera indipendente rispetto alla dense cloud, abbiamo detto, rispetto alla nube densa. Nonostante tutto, notiamo una visibile accelerazione ancora 30 secondi, e poi ci dovrebbe essere la decimazione e quindi il fine del processamento. (10 secondi). Vengono calcolati anzi prima il colore dei vertici, dopodiché verrà fatta appunto in automatico la decimazione. Quindi possiamo finalmente confrontare i due modelli. Questo è il modello che abbiamo appena ottenuto, che sorprendentemente è molto più come dire, completo rispetto al modello ottenuto rispetto
utilizzando la nube densa. Vedete, questa parte di dietro è tutta mancante, è un po' approssimata, mentre nel primo caso abbiamo una maggiore definizione anche di questa parte bassa, ad esempio di questo altare interno. In questo caso è molto più approssimata. Vedete? Parte laterale, questa parte più in alto anche molto più definita. Vediamo qua in alto, in questo bassorilievo, anche qua, vedete anche qua lateralmente c'è un dettaglio che in queste due parti non avevamo. Quindi con poche fotografie, rispetto al risultato che avevamo avuto all'inizio del video, con queste due ricostruzioni, dove vi ricordo che la nube densa dava un risultato molto più come dire, simile ad un modello rispetto ad un risultato più approssimativo ottenuto dalla nube sparsa. Non avviene la stessa cosa nella seconda ricostruzione, ovvero dalla dense cloud che abbiamo ottenuto dalla nube densa. Abbiamo avuto appunto un maggior legame con la stessa, che però in questo caso non dava un margine di affidabilità così alto. In questo caso vediamo che anche queste parti laterali sono state ricostruite, invece nel caso della dense cloud vedete che sono mancanti come bucate. Quindi possiamo procedere utilizzando il modello ottenuto con il metodo della sparse cloud, e quindi infine possiamo deselezionare la ricostruzione ottenuta dalla nube densa. Quindi non ci resta che creare le nostre texture, ma prima, volendo, potrei anche fare un'analisi delle fotografie per analizzare la loro qualità. Seleziono la prima, come al solito premo il tasto CTRL più A, seleziono tutte, faccio clic con il tasto destro e poi vado su stima la qualità di queste immagini. Per le immagini che ho selezionato, quindi premo ok, adesso si avvierà un piccolo caricamento e quindi qua vedrete sulla destra che otterrò esattamente tutti i punti, tutti i voti, tutti i giudizi delle nostre immagini. Se solitamente io vado al di sotto dello 0,5 vuol dire che ho delle foto pessime. In questo caso andiamo dallo 0,7 fino allo 0,94 e quindi questo significa che la qualità delle nostre foto è buona. Dicevamo, per concludere il nostro procedimento non ci resta che andare su Workflow e selezionare lo strumento Build Texture. Quindi costruisci la texture. Abbiamo costruito, vi ricordo, per questo modello la nube sparsa, il modello 3D, vedete qua manca la nube densa perché questo nuovo procedimento è appunto un modello più definito utilizzando meno fotografie. E adesso posso creare ad esempio una texture a addirittura 8K. Quindi faccio clic sul tasto ok. Volendo posso utilizzare questo checkbox che serve per aprire anche con la texture eventuali buchi che sono rimasti appunto non texturizzati. Quindi utilizzo volendo anche questa opzione e quindi premo il tasto ok per completare
del procedimento di ricostruzione. In questo caso lo deselezioniamo perché, avendo solo 27 foto, abbiamo diverse imprecisioni in diverse parti del nostro modello, e quindi conviene utilizzare questa opzione solamente quando ho un modello che è perfetto, diciamo, per il 90%, quindi dove la percentuale di errore è molto bassa, altrimenti i tempi si dilaterebbero molto nella ricostruzione della texture. Quindi premo ok. Adesso c'è la procedura di creazione delle texture, dopo l'analisi che abbiamo visto, e quindi finalmente avremo ottenuto il nostro modello 3D con la texture. Per vederlo andiamo a fianco a questa piramide con il sole dietro, clicchiamo sul triangolino e possiamo selezionare diverse viste, come vedete, ad esempio la vista del modello solido, che è questa vista che comprende una specie di calco di gesso, il modello della confidenza, che ci dà tutti i colori appunto dall'1 fino a 100, veramente 100 la parte in blu è la parte più precisa che è stata ricostruita, quindi ci possiamo accorgere delle parti che siamo riusciti a costruire con maggiore affidabilità. Dopodiché possiamo selezionare modello texturizzato, che è appunto l'opzione ultima. Quindi questo è un po' il risultato finale della nostra ricostruzione. Ripeto, in questo caso sono state utilizzate soltanto 27 fotografie dal basso, senza utilizzare alcun riferimento di coordinate. Alcuni elementi, come vedete, sono anche usciti anche troppo bene. Ad esempio, vedete qua gli angeli che sono venuti particolarmente bene, o anche questo bassorilievo, o anche questa specie di piccola basilica, le statue e anche i decori, le colonne, vedete. Per le parti mancanti chiaramente mancavano le foto, quindi sono state fatte prevalentemente foto su questo lato, e quindi non possiamo pretendere più di quello che abbiamo ottenuto, anzi abbiamo ottenuto anche troppo, considerando la situazione iniziale. Quindi benissimo ragazzi, cosa abbiamo imparato in questo video? Quindi innanzitutto cosa si deve e cosa non si deve fare. Quindi si deve innanzitutto costruire un modello tridimensionale soltanto quando noi abbiamo un numero di foto adeguate, altrimenti non saremo mai in grado di ottenere un risultato di qualità. In alternativa, utilizzando poche foto, noi incorriamo sempre in degli errori che ci lasciano sempre meno tranquillità, quando torniamo in studio specialmente. Cosa possiamo fare quindi? Fare un numero superiore di fotografie rispetto a quelle che abbiamo fatto, ad esempio per questo modello, che ci serva in qualche modo da lezione, per non ripetere tutte queste varie ricostruzioni che abbiamo eseguito. Quindi in qualche modo ogni ricostruzione ci può servire come esperienza. Tornando a noi, nel primo caso abbiamo visto una ricostruzione deficitaria perché siamo andati a ritoccare le foto, e quando abbiamo poche foto, anche se le ritocchiamo aumentandole di qualità, perdono in qualche modo tutto il loro valore di registrazione. Quindi se non abbiamo
e ulteriori valori che l'accompagnino, a volte si rischia di ottenere un risultato che può essere anche peggiore rispetto a quello che abbiamo ottenuto utilizzando appunto delle foto che erano un po' più buie, un po' più problematiche. E in questo caso particolare abbiamo visto una differenza nella ricostruzione dei punti, che nel primo caso erano intorno a 400 e nel secondo caso erano davvero molti di più. Come osservazione finale possiamo considerare questo test come un test ben riuscito, dove tutti questi problemi che siamo andati ad affrontare in qualche modo ci sono serviti per analizzare e utilizzare i vari strumenti. Abbiamo visto appunto l'allineamento delle fotografie, abbiamo visto come si effettua la creazione delle mesh, abbiamo visto come possiamo creare una texture, come possiamo verificare la qualità delle immagini che andranno a formare le texture già da prima di creare la texture, quindi possiamo evitare di perdere del tempo in questo senso. Possiamo ottimizzare l'allineamento delle fotografie, abbiamo visto, possiamo ritagliare alcune parti che non sono fondamentali per il nostro modello, possiamo creare la Dance Cloud, possiamo creare il modello senza utilizzare la Dance Cloud e ci sono davvero tantissime opzioni che possiamo utilizzare. Quelle che abbiamo visto in questo video fondamentalmente sono le principali. Abbiamo visto anche i vari modi con un trucchetto di cambiare le viste da prospettiche ad ortografiche, cioè viste ortogonali. Se ti è piaciuto questo video ti chiedo di iscriverti al canale, di mettere un bel mi piace al video e chiaramente per le questioni più specifiche quelle verranno trattate in video successivi. Quindi per questo tutorial questo è tutto, ti saluto e ci vediamo per il prossimo video.